continua a lavorare in entrata il Milan, siamo già... Non ho nemmeno iniziato. Non ho nemmeno iniziato. Siamo già al settimo giocatore in entrata. È arrivato il momento della fascia destra, il terzino destro. A The Game 10 milioni al Young Boys più 10% sulla futura rivendita. È quello che ci dice. È quello che ci dice non il mio gallo, ma Fabrizio Romano. E non è l'unica notizia di giornata perché neanche, anzi, circa un'oretta fa, altra notizia, forse quella che è più mainstream se vogliamo, Matteo Moretto conferma che l'Inter, sì, scusa. Sì, ho detto mi sono, calma, conferma che il Milan è in forte pressing su Haaland e adesso il centravanti apre al trasferimento, ma bisogna procedere ovviamente con ordine. Ma non ce la posso fare oggi. Oggi non ce la posso. Devo trovare un modo di portare a termine questo contenuto. Perdonatemi, signori miei. Se volete, come al solito, lasciate un like per l'algoritmo e magari anche perché no, per il gallo canterino che ci rompe le scatole. Ovviamente vi invito a iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. E come vedete, i prossimi contenuti sono all'ordine del giorno. E stasera, senza ombra di dubbio, seguiremo la... E basta! Scusate, la Supercoppa sì, la finale di Supercoppa europea. Quindi, din don, attivate la campanella e perché no, mi trovate un po' su tutte le varie piattaforme, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, siamo ovunque. E vi ringrazio per il caloroso seguito, grazie, davvero. Allora, Ate Kane, partendo da lui, Ate Kane, terzino destro, 20 anni, 1,80, io ho visto qualche video perché non è che lo conosca, nonostante l'anno scorso ha giocato in Champions, grazie allo Young Boys, 8 partite di Champions League dove lui avrà fatto il suo, onestamente io non ricordo le sue performance, devo essere sincero. Di certo non ha fatto bene Young Boys che è finito con 0 punti su 8, in 8 match. Però quello che vedevo tramite i video, quello che mi colpiva, poi sui video ragazzi miei ovviamente lascia tutto il tempo che trova, ma rispetto ai suoi compagni, alla categoria, no? È la categoria del campionato svizzero, la Super League, rispetto alla Super League, sostanzialmente lui sembra andare al doppio. Rispetto agli altri va praticamente al doppio, allunga questo pallone, va tranquillo, oppure sguscia in mezzo a due, ha una gamba che rispetto, ripeto, ai suoi, chiamiamoli competitor nel suo campionato, è incredibile. Questo è quello che mi ha colpito guardando qualche video qua e là. Ovviamente è un giocatore che dobbiamo valutare poi in Serie A, è un giocatore giovane, come dicevo prima, 20 anni, è svizzero e in questo momento quando un giocatore arriva dalla Svizzera, e l'abbiamo visto anche nel nostro campionato, è solitamente un profilo interessante, questo va detto. E poi ragazzi bisogna dire che questo potrebbe essere il colpo alla tara, ecco, onestamente. Anche lo stesso Yashari, poi, sono tutti giocatori giovani che chi più chi meno hanno dimostrato, ma che poi sono adesso al passaggio, no, allo step successivo. E quando poi raggiungi questo step successivo, devi dimostrare di che pasta sei fatto. E vedremo cosa farà vedere Ate Kame con la maglia del Milan. È una scommessa che Tare può e magari vincerà. Questo lo vedremo. Di certo è un nome interessante. Sì, perché no? Perché no? Andiamo a quello invece che ruba un po' la copertina adesso, perché il Milan, come dicevo prima, questo è il settimo colpo, settimo giocatore in entrata, Yashari, Ricci, De Winter, Stupinian, Tekei, Modric, Terracciano, ha lavorato tanto in entrata, rinforzando di certo il centrocampo che dopo l'uscita di Reinders aveva bisogno di una bella sistemata, anche le corsie, con la cessione di Cho ha buttato dentro De Winter, tante cose interessanti. Qualcuno dice che il Milan deve fare un altro difensore lì dietro, può essere, vedremo.
di certo il Milan vuole fare un altro attaccante lì davanti. Si è parlato tanto di Vlahovic e di Højlund. Neschio, ce la puoi fare? Ce la fai, grazie, per fortuna. Si va sempre di più, si spinge sempre di più per Rasmus Højlund in realtà. E una cosa interessante è che fino ad oggi, fino a stamane perlomeno, il giocatore era desideroso, voglioso, desideroso, in maniera anche caparbia se vogliamo, voleva, no? Voleva rimanere e giocarsi le sue carte allo United e onestamente dopo gli acquisti offensivi dello United, dopo che si è creato così tanto competitività, dopo che l'anno scorso lo United ha dimostrato ancora una volta di essere proprio in mare aperto, il fatto che tu caparbiamente voglia rimanere, secondo me era sinonimo anche di uno che vuole quelle sfide, no? Gli piacciono le sfide. Secondo me può essere anche un sintomo di carattere. Fatto sta che adesso veramente lo stanno accompagnando alla porta allo United. Lì ne stanno combinando no una all'anno, volevo dire, no, una al minuto, francamente. E quindi adesso si trova praticamente costretto Holiond a vedersi un po' intorno e c'è il Milan che ovviamente diventa una soluzione molto allettante sia per lui e come dicevamo prima per lo stesso Milan perché Holiond in Italia con l'Atalanta fatto bene e ritroverebbe secondo me un campionato dopo la palestra della Premier che magari non hai brillato, magari non sei riuscito no, a esprimere tutto il tuo potenziale, ma quando ti fai la palestra della Premier, arrivi in Italia, viaggi alla grande. Quindi se il Milan chiude per Holiond fa veramente un grandissimo colpo, questo ne sono più che certo. E come dicevo prima, Moretto ci fa sapere che l'attaccante apre al trasferimento in rossonero e nelle prossime ore sono provvisti nuovi contatti per avanzare nella trattativa. Operazioni in prestito oneroso per il Milan, quindi 5-6 milioni di prestito oneroso con addirittura diritto di riscatto, non obbligo, quello che si vocifera, diritto fissato a 45 milioni e il fatto che tu fai un'operazione del genere imbastita col diritto e non l'obbligo è tanta roba. Cioè, se davvero si procede su questa soluzione è veramente tanta roba, perché poi uno a 45 milioni li spende anche, ma vuole la garanzia che arrivi un attaccante che faccia la differenza. Se tu non fai la differenza, io quei 45 milioni non te li do, restano certamente 6 milioni per il prestito oneroso, che non sono pochi, però è un affare, mi sembra giusto, e sono convinto che Holiond in Italia al Milan può fare indubbiamente bene per le caratteristiche e per tutto il resto. Ma staremo a vedere. Intanto il Milan, come ho detto prima, si è portato a casa un altro giocatore, un terzino destro, a te game, lo vedremo, lo valuteremo, ne discutiamo. Giocatori di spinta, sia Stupignano da una parte, sia Tekem dall'altra. Segnale, come dicevo sempre prima, che il Milan va sia sul 3-5-2 sia sul 4-3-3. Vedremo delle soluzioni alterne in casa Milan. Rumori che continuano. Perdonatemi, signori miei, ma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa in qualche modo. Intanto io vi abbraccio fortemente. Al prossimo contenuto. Un grande abbraccio. Daneschi. Scusate.